In questo video, ragazzi, andiamo a trattare 5 strumenti che a mio parere sono indispensabili nel momento in cui anche voi cercaste le pagliuzze d'oro lungo i fiumi italiani. Iniziamo! Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere i miei video. L'avventura di oggi sarà un po' diversa dalle solite, siamo tornati lungo la Punta Scuola, questa località aurifera che ho scoperto di recente. Nell'episodio di oggi andremo a trattare alcuni strumenti che ritengo fondamentali per le mie ricerche. Ognuno ha il suo set di utensili, il suo set di piatti per esempio, e quindi quello che voglio andare a fare nell'arco di questo episodio è proprio quello di confrontare alcune delle caratteristiche che ritengo utili nel momento in cui anche voi voleste cimentarvi in questo tipo di disciplina o di hobby. Nell'avventura precedente abbiamo iniziato a escavare questo sedimento alluvionale, il quale è composto di ciottoli di varia misura, e le pagliuzze d'oro si trovano perse all'interno di questa ghiaia alluvionale. La nostra intenzione è quindi quella di andare a concentrare le pagliuzze d'oro, le quali vi ricordo che sono composte di un metallo pesante, tendenzialmente una lega composta da oro per la maggioranza, un po' di argento, un po' di rame, grazie alla batea. La batea quindi non è altro che un piatto, un catino, uno strumento che vi permetterà di concentrare al fondo le pagliuzze d'oro, in questo contesto alluvionale. Quindi da quel sedimento nell'arco di questo video andremo a estrarre quanto più oro possibile grazie a questi 5 strumenti. Questo non è altro che uno strumento di scavo, ci permetterà di rimuovere i sedimenti auriferi. Il setaccio invece è uno strumento che ci permette di suddividere quei minerali che sostanzialmente oro non sono, per dimensione. È difficilissimo trovare pepite d'oro di questa dimensione e quindi poniamo il setaccio sopra il piatto. Parliamo quindi del quarto strumento che utilizzeremo oggi, una sessola per granaglie, la quale vi permetterà invece di raccogliere i sedimenti che avete scavato precedentemente e porli sul setaccio. Nella fase di setacciatura andiamo a setacciare, in sostanza suddividiamo questi ciottoli che ora non sono, li scartiamo a lato in questo caso, e all'interno di questi sedimenti vi possono essere delle pagliuzze d'oro. Non rimane altro quindi che lavare questi sedimenti e suddividere le pagliuzze d'oro per densità, le quali rimarranno tendenzialmente attaccate al fondo dello strumento. Quindi per mezzo dello snuffer bottle andremo a risucchiarle e a casa quindi togliere l'acqua e pesarle. Ora che vi ho spiegato questi strumenti, mettiamoci a lavoro. Voglio farvi vedere il processo di lavorazione grazie al quale riuscirete anche voi ad estrarre le vostre prime pagliuzze d'oro autonomamente. Iniziamo! Ora andrò a fornirvi un paio di strumenti per cercare le pagliuzze d'oro nei sedimenti dei fiumi italiani. Iniziamo subito. Il metallo prezioso si trova all'interno di questa graniglia. L'obiettivo è quindi quello di prendere piatto setaccio e per mezzo del piccone e grazie alla sessola riempire per 2/3 il setaccio. Il setaccio ci permette di suddividere tutto quello che oro non è dalle pagliuzze, che sono molto piccole e di conseguenza passano attraverso la rete. Spostiamoci quindi al fiume. Come vedete ho messo il piatto sotto il setaccio. Il setaccio ci permetterà di suddividere questi ciottoli dal sedimento invece aurifero. Questi ciottoli non sono
pepite d'oro e quindi verranno semplicemente scartate. L'oro invece all'interno di questi sedimenti più fini. Tendenzialmente le pagliuzze alluvionali in Piemonte hanno una dimensione sotto il millimetro in diametro, alle volte anche un po' di più raramente, ma ci sono anche quelle più grandi. Adesso quindi andiamo a immergere il piatto con all'interno il sedimento e cercheremo, nel caso in cui vi fossero, le tracce d'oro. La fase di setacciatura, in questo caso specifico, avviene in acqua. È importante in quanto l'oro potrebbe rimanere attaccato ai ciottoli piuttosto che alle ghiaie. In questa fase invece che vedete in questo momento c'è il cosiddetto shaking, sostanzialmente si fa vibrare il sedimento in acqua in maniera tale che le particelle più pesanti, tra cui l'oro, vadano al fondo. Quindi si procede al lavaggio alternandolo allo shaking. Nel lavaggio invece si vanno a scartare i sedimenti più superficiali, come in questo esempio in questo momento. L'oro, essendo molto pesante, tramite le fasi iniziali di shaking è andato al fondo e via via il nostro obiettivo è quello di rimuovere le frazioni sedimentarie, cioè sostanzialmente i granuli minerali più superficiali, in quanto teoricamente non contengono oro. Nelle fasi conclusive è bene fare molta attenzione in quanto alcune pagliuzze potrebbero affiorare e in questa fase di lavaggio conclusiva potreste potenzialmente perderle. Quindi grazie allo Snuffle Bottle si vanno a prendere e prelevare le pagliuzze, ma ora voglio farvi vedere come invece estrarre le pagliuzze dallo Snuffle Bottle per osservare i risultati a fine giornata. Questo è un esempio del risultato del lavaggio del piatto che avete prima osservato durante l'estrazione. Alcune volte mi viene chiesto perché cerchi l'oro. Il mio modesto parere è che la ricerca dell'oro alluvionale è un fantastico hobby. E inoltre in Italia abbiamo molti fiumi che possono presentare non solo tracce d'oro, quindi con un senso più collezionistico, ma vi sono fiumi in cui vi sono quantità addirittura importanti per la raccolta. Mettendo comunque da parte un attimo i tenori, cioè la concentrazione di pagliuzze d'oro, quanto oro si riesce a ottenere mediamente nell'arco di una giornata di ricerca. Nel mio caso specifico si parla di dai 3 decimi di grammo a mezzo grammo in media nell'arco dell'anno, logicamente. Quindi in soldoni che valore può avere quest'oro? Dal punto di vista dell'oro, in cui in momento questo si fondesse, si parlerebbe circa di 10-15 euro di valore per un giorno di lavoro. Veramente una quantità esigua dal punto di vista monetario. Infatti, proprio qui che voglio arrivare a dirvi che la ricerca dell'oro in Italia al momento attuale è prettamente a scopo ludico, quindi sostanzialmente è un hobby, e inoltre a scopo collezionistico. In questo scavo sì e no ho già estratto mezzo grammo d'oro. Capite che per il lavoro che mi ha dato non varrebbe assolutamente la pena dal punto di vista monetario. Ma invece è molto interessante l'atto collezionistico, perché mi trovo lungo un fiume in cui le campionature dei cercatori d'oro o piuttosto dei collezionisti minerali sono molto rare, e quando parlo di campionature non parlo nient'altro che una raccolta di pagliuzze inerenti a quel corso d'acqua. Quindi ragazzi, a mio parere con la ricerca dell'oro al momento attuale non ci si arricchisce, anzi è veramente una pratica importante dal punto di vista fisico. Quindi nel momento in cui voi voleste fare dell'esercizio fisico, assolutamente questa disciplina fa per voi, ma non tanto per arricchirvi. Poi è un mio parere, una mia opinione, sia chiaro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo arrivati alla fine anche di questa avventura in cui ho voluto farvi vedere alcune delle fasi della lavorazione lungo la punta aurifera chiamata punta scuola. Nell'avventura di oggi quello che abbiamo fatto è stato escavare sedimento potenzialmente aurifero, setacciarlo per mezzo del setaccio,
lavarlo grazie all'acqua e al piatto chiamato anche batea, e quindi nei sedimenti finali, chiamato anche concentrato aurifero, vi erano delle pagliuzze d'oro, le quali ora andiamo a vederle meglio al microscopio per farvi notare come a 10-20 ingrandimenti hanno una morfologia molto interessante dal punto di vista mineralogico piuttosto che collezionistico, il quale a mio parere rimane l'obiettivo principale della ricerca dell'oro lungo i fiumi italiani. Nel caso in cui aveste domande, dubbi, perplessità, mi raccomando di scriverli qua sotto ragazzi, e noi ci vediamo nel prossimo episodio, che sostanzialmente uscirà venerdì. A presto!